La domanda sorge spontanea, c'è da preoccuparsi? La risposta è un pelo difficile, ma analizziamo il tutto. Motorsport.com ci comunica che da Milton Keynes, luogo in cui risiede il quartier generale Red Bull Racing, la vettura 2022 non ha superato i crash test prestagionali. È essenziale superare questa procedura affinché tu possa ricevere l'omologazione e il conseguente accesso al campionato di Formula 1 da parte della FIA. Bene, come mai la Red Bull non ce l'ha fatta? La Red Bull non avrebbe superato i crash test per l'omologazione del telaio. La parte anteriore non avrebbe retto l'urto. Quindi ok, detta così la notizia sembra una tragedia, ma in realtà non lo è. Di certo il fatto che non abbia superato questa procedura ha un impatto per quanto riguarda la programmazione e il progetto, ma non è la prima volta che la Red Bull o un team in generale non passa questi test. Lo ripeterò di nuovo perché a quanto pare non basta. Dobbiamo entrare nell'ottica che i test sono dei test e in quanto tali possono fallire, soprattutto in un team dove spesso si adottano soluzioni estreme. E quindi è giusto essere allarmati? No, ma in realtà sì. Mi spiego di nuovo. Di base non dovremmo essere allarmati e infatti il no lo riservo per la Mercedes. Anche la Mercedes ha avuto problemi, ma per quanto riguarda la Red Bull io invece direi di sì. Perché? Come ho detto già prima, anche la Mercedes ha avuto problemi di omologazione, in quanto non ha superato i test di anti-intrusione laterale. Adesso, è in parte scorretto non analizzare il problema della Red Bull e il problema Mercedes, ma non me ne intendo e quindi non mi sembra neanche giusto mettere le mani dove non capisco. Prego gli ingegneri di divertirsi nei commenti e di spiegare bene le differenze. Io mi limito a dire soltanto perché preoccuparci di più in casa Red Bull anziché in casa Mercedes. Perché il team di Toto Wolff ha già in mano un progetto solido, ha già in mano un'auto conforme al 2022 e quindi il test non superato da Mercedes non danneggerà in negativo, perché hanno già la vettura conforme, cioè hanno già la vettura pronta lì all'angolo, nello scantinato dove abbiamo tutti quanti la PlayStation 6. Hanno già una vettura performante al 100%. Con questo test si voleva andare oltre quel 100%. Stiamo cercando di migliorare. Il piano B, quindi Toto Wolff, ce l'ha. E se non riesce ad andare oltre, verrà comunque tranquillamente presentata il 18 febbraio, che tra l'altro commenterò su questo canale, quindi iscriviti e attiva la campanellina. Chi deve vedere dove mettere tenda è la Red Bull, in quanto ad oggi che sto registrando non ha ancora una data di presentazione. E questo può essere un indizio che non ha la vettura pronta. Non è detto. Però il crash test non superato e il fatto che non vi sia una data di presentazione lascia aperte speculazioni o varie ipotesi. Aggiungo altri dettagli e vi dico che ciò non vuol dire che le vetture di Helmut Marko non saranno performanti e non vuol dire che queste saranno pericolose, e quindi mi sembra evidente che stiamo in ritardo sulla tabella di marcia. Arrivati a questo punto però il mio cervello, mentre scriveva questo video, non è riuscito a non focalizzarsi sul fatto che di tutto questo marasma ne giova sempre Ferrari, in quanto chi da oltre un mese ha superato tutte quante le procedure di omologazione? Ferrari. Chi ha una data precisa sulla presentazione della vettura 2022? Ferrari. E chi lavora senza pressione perché tutto fila per il verso giusto? Sempre Ferrari. Ecco, potremmo parlarne del senza pressione considerate le aspettative di tutti noi, però diciamo che tutto sommato il lavoro in fabbrica procede molto lineare e quindi adesso possiamo capire il perché nei test a Fiorano qualcuno abbia deciso di intervenire affinché potessero dar fastidio al team di Maranello. E quindi questo video qui non è campato in aria, è un mio video, non poteva essere campato in aria, però ci fa capire come alla Ferrari vengono rotte le pelotas perché probabilmente tutto fila liscio e si ha paura che se ha colmato il gap anche soltanto di un 85-90% rispetto a Mercedes e a Red Bull, possono trovare quel 10% nel limare i dettagli, e dato che sono più di un mese che fanno quel che vogliono, la paura da parte di qualche team può esserci. E quindi lo so che si finisce sempre a parlare di Ferrari, si finisce sempre nel dire che ha una chance, però non sono io, Tonio, che sono l'ultimo degli stronzi a dovervi dire ciò. Sono i fatti che parlano. Ferrari ha un'occasione palese e se non la sfrutta saranno i tifosi, la storia a rimetterci, oltre che il portafogli. C'è da dire però un'ultima cosa, perché altre indiscrezioni vertono sul fatto che Red Bull comunque abbia una macchina mega performante e che se riesce a colmare questo problema dei crash test sono cazzi. Falli, sono membri umani. Si dice che hanno in mano una gran vettura e che già avrebbe ricolmato il gap dei
3 secondi dovuti all'aumento di peso di circa 38 kg. Se così fosse sarebbe clamoroso. La mia opinione è che mi sa di paraculata. In che senso? Helmut Marko ha detto: sai che c'è? Non generiamo panico, lavoriamo tranquillamente, diciamo una notizia che può essere tranquillamente vera, perché noi non sappiamo realmente il potenziale di quelle vetture. Si dice che i canali venturi possono tranquillamente ammazzare quel gap dovuto al peso aumentato. Quindi usciamocene con una dichiarazione che può essere probabilmente vera, mettiamo a tacere tutte quante le voci, perché lavorare nel caos non fa bene. E non è detto che sia vero, non per forza. E quindi nulla, tutto qui. Parola a voi nei commenti, basta che vi iscrivete e attivate la campanellina, perché è l'una di notte e non so il perché i miei coinquilini ancora non mi picchiano per il fatto che registro a questi orari così strani. Ma va bene così. Adios.